Ciao a tutti, oggi ho preparato delle penne condite con delle triglie e i carciofi. Altri ingredienti usati, come vedete, ho un ciuffetto di prezzemolo, qualche pomodorino e uno spicchio d'aglio. Intanto faccio a pezzi i pomodorini, li taglio in quattro in questo caso perché sono grandicelli, altrimenti potete anche lasciarli a metà. Una volta tagliati i pomodorini, trito un bel ciuffo di prezzemolo, lo trito finemente, intanto do una pulita al tagliere. Ecco qua, un bel ciuffetto di prezzemolo, le temperature sono buone, quindi ancora si trova del prezzemolo nell'orto. Trito finemente, cerco di dare una grana abbastanza sottile che poi mi servirà sia un po' per condire la base del sughetto che metterlo sopra le penne alla fine nell'impiattamento. Ecco qua, raccolgo tutto in una scodellina e adesso sbuccio l'aglio. Uno spicchio è sufficiente, lo schiaccio un po' in modo così che l'aroma si distribuisca meglio nel sughetto. Ed ora in un'altra scodella metto un po' d'acqua e qualche goccia di succo di limone perché metterò il carciofo, così che acqua e limone evitano l'ossidazione. Dal carciofo levo le foglie più coriacee, quelle superficiali, sino ad arrivare un po' a quelle tenere, al cuore del carciofo stesso. Una volta arrivato a quelle tenere, taglio la parte che è meno edibile, poi lo sbuccio, proprio levo tutta la parte coriacea sopra, quindi lo sbuccio alla fine, e poi lo taglierò a pezzetti. Lo taglio a pezzetti e lo metto nella scodellina con acqua e limone. Questo fa sì, come ho già detto, che si eviti l'ossidazione e quindi che diventi scuro. Non che questo possa portare una differenza di gusto, però più che altro è un aspetto estetico. Se la barbetta è abbastanza evidente la levo, altrimenti se il carciofo è molto giovane di solito la lascio anche, quindi non è indispensabile, almeno a me non dà nessun tipo di fastidio. Ecco qua, tagliato a fettine, a pezzetti, lo metto nell'acqua e limone. Adesso sfiletto la triglia, una triglia che ho già squamato ed eviscerato, e quindi mi procuro i filetti che poi delischerò il più possibile. Ecco qua, la prima baffa, levo la testa e poi continuo con l'operazione di filettatura. Un coltello estremamente affilato per questa operazione è indispensabile. Poi, considerato che il pesce non è grandissimo, si può lavorare anche con un coltello di piccole dimensioni, l'importante è che sia affilato. Adesso tolgo le lische ventrali, ecco qua. È sempre meglio dare una pulita al coltello e quindi lavorare nella maniera più pulita possibile. Levate quindi le lische ventrali o le costole, tolgo anche, incidendo, sempre con un coltello molto affilato, la lisca della colonna, quelle lischette che forse sono le più fastidiose. Possiamo fare questa operazione con una pinzetta, altrimenti in questo modo leviamo tutto in maniera anche più sicura. Una volta tolte le lische, procedo, ecco qua, levo ancora una squama che era rimasta, procedo a fare dei dadini, quindi dei piccoli dadini del filetto di triglia.
Poggio anche questo su una scodellina e poi li userò proprio all'ultimo perché la cottura ovviamente è di qualche minuto. Metto il sale nell'acqua, quindi mi appresto a far bollire la pentola e in una padella con un fondo d'olio extravergine d'oliva faccio rosolare uno spicchio d'aglio, ma qualche secondo. Dopodiché butto subito a caldo i pomodorini, proprio gli creo uno shock. Pomodorino fresco, aggiusto di sale e vado in cottura. Schiaccio un pochettino per recuperare un po' del sughetto e adesso aggiungo i carciofi che avevo tagliato precedentemente e messo nell'acqua e limone. Non c'è bisogno di una gran cottura, però il tutto si deve insaporire, quindi un 3-4 minuti ci devono stare. Aggiusto ancora di sale e metto un po' di prezzemolo tritato. Ora faccio andare, mescolando di tanto in tanto, a fuoco moderato. Aggiusto di pepe, questo a piacere, potete anche metterci un po' di peperoncino, io preferisco invece un po' di pepe. L'acqua bolle e butto le penne, le porto a cottura per quasi 3/4, diciamo metà cottura, perché poi riprendendo il sughetto le faccio risottare in padella. Ecco qua, ho ripreso il sugo, le penne sono a metà cottura e quindi finisco in padella la cottura delle stesse. Una bella rimestata, un po' di olio extravergine d'oliva per creare un po' di emulsione. E ora che manca veramente un minuto e mezzo alla fine, butto i dadini di triglia, del filetto di triglia, perché veramente per cuocere ci vuole un attimo. Lascio insaporire il tutto. Ecco qua, una bella mescolata, la pasta rimane sempre al dente, una girata e siamo pronti per impiattare. Spengo il fuoco, metto un po' di prezzemolo tritato fresco e abbiamo terminato. Guardate che spettacolo! Ecco qua, una pasta che parla da sola. Sopra un bel cucchiaio di filetti di triglia con carciofi, finisco con una spolverata di prezzemolo fresco, olio extravergine d'oliva crudo, se vi va anche un giro di pepe e adesso mangio questa pasta stravanata. Fatela perché merita proprio.